L'estate sta finendo, il caldo forse se ne va e al ritorno dalle ferie ci hanno accolto sotto la porta bollette salatissime. E forse scopriremo finalmente come siamo messi con le nostre scorte di gas, se per una buona volta saremo riusciti a svincolarci dal gas russo, o se, come spesso accade in Italia, nulla è cambiato. Per alcuni potrebbe essere anche la volta buona per tentare la via green delle rinnovabili, altri invece ritengono non sia ancora il caso, e per un certo periodo, neanche fossimo Babbo Natale, si è persino parlato di ritorno al carbone per accelerare la transizione, per colmare il vuoto lasciato dal gas russo. Che siano le rinnovabili, una diversificazione di approvvigionamenti ragionata o la forza che Goku utilizza per la Genkidama, è chiaro che le vicende recenti ci stanno convincendo che alcune politiche energetiche non sono più sostenibili. E attenzione, prima della sostenibilità ambientale è la sostenibilità economica e anche quella politica a venir meno. Si dice Genkidama? Che siano i prezzi assurdi, gli affari con regimi discutibili, l'impatto sull'ambiente, ci sarebbero abbastanza motivazioni per ammettere che no, così non va affatto bene. Consideriamo il caso italiano. Nel 2021 abbiamo consumato 76 miliardi di metri cubi di gas, di cui ben 72 importati. Ne abbiamo già parlato in un vecchio video qualche mese fa, prima della guerra per intenderci. Ora, le importazioni di per sé non sono un male, a volte non esiste alternativa. Il problema semmai è la sproporzionalità di queste importazioni che generano soltanto una dipendenza da cui poi è difficile uscire. Di quei 72 miliardi, più di 50 miliardi provenivano da due soli paesi, Russia per l'appunto e l'Algeria. E se vogliamo considerare come successo la missione africana per assicurarci nuove forniture, sia da vecchi partner come l'Algeria o da nuovi amici amiconi come Mozambico e Congo, in realtà non ci sarebbe poi molto da festeggiare perché non è cambiato molto. Sì, le importazioni russe caleranno drasticamente, perché se già nel 2021 il gas russo soddisfaceva il 38% dei consumi nazionali, si prevede che calerà al 20%. La parte del leone però, nei nostri bilanci, spetterà all'Algeria, ma il rischio è che in futuro dipenderemo da Algeria ancora di più di quanto non dipendevamo da Mosca. Secondo gli accordi firmati subito dopo lo scoppio della guerra, le importazioni algerine aumenteranno di 9 miliardi di metri cubi all'anno. Ora, nel 2021 le importazioni russe erano 28 miliardi circa, quelle algerine 22 miliardi, ma se aggiungiamo 9 miliardi risulta che in futuro il gas algerino importato si aggirerà sopra i 30 miliardi annui, che sono appunto più di quanto la Russia ci passava negli ultimi tempi, con Mozambico, Angola, Azerbaigian e altri che colmeranno questa bella differenza. E va bene, a questo punto potremmo comunque essere soddisfatti perché con meno importazioni dalla Russia avremmo risolto i nostri crucci etico-morali, però intanto Mosca un bel gruzzoletto se l'è assicurato. Secondo un report di CREA, Centro di ricerca sull'energia e l'aria pulita, con questa storia del gas la Russia avrebbe incassato 93 miliardi di euro nei primi 3 mesi di conflitto, 57 miliardi dalla sola Europa. Da noi italiani brava gente 7 miliardi. Intanto il problema delle nostre forniture non è che sia risolto, ma soltanto ritardato, perché se un domani l'Algeria dovesse inasprire le sue tensioni con Marocco e Spagna sul complesso nodo del Sahara occidentale, noi saremmo punto e a capo. E che si fa? Fatto sta che il gas dalla Russia continua ad arrivare in Europa e soprattutto continua a condizionarci. Noi italiani per una volta siamo stati fortunati. La posizione mediterranea ci rende terminali di diversi gasdotti, come il famigerato TAP, in attesa degli ancora più famigerati rigassificatori. Eppure, anche se nelle nostre intenzioni questo permetterà il ricorso a gas extra russo, le bizze della Gazprom continueranno a influire molto sui prezzi generali del gas, a prescindere dai fornitori. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del mercato di riferimento di Amsterdam, che ha fatto registrare il prezzo record superiore ai 300 euro al megawattora, quando un anno fa era addirittura sui soli 27 euro. Come in tutti quanti i mercati, l'aumento del prezzo del gas trova alcune ragioni nelle stime e nelle valutazioni che si fanno sui scenari futuri, e ovviamente oggi c'è soltanto da essere pessimisti. O fingere di esserlo. Gazprom ha fatto sapere di diverse chiusure momentanee del gasdotto Nord Stream 1 per manutenzione, ma per molti è soltanto l'ennesimo ricatto di Putin, che non è tanto toglietemi le sanzioni o vi tolgo il gas, quanto toglietemi le sanzioni o vi spenno con il mio gas, che è un tantino diverso. Il gas russo continuerà ad arrivare, ma a condizioni sempre più imposte da Mosca, che chiaramente spera di rientrare nei costi causati dalle sanzioni. Gli aumenti derivano inoltre dalla maggiore domanda da parte di alcuni paesi come Cina e India, dalla corsa agli stoccaggi europei fino alle temperature di quest'estate pazzarella.
Quindi anche se noi italiani ormai ci sentiamo liberati dal gioco della Gazprom perché abbiamo nuovi amici amiconi tipo Dobby in Harry Potter, non è che ci sia molto da stare tranquilli, perché le ricadute dei disagi causati dalla Gazprom si ripercuotono su tutto il mercato. Ecco allora un'altra rassicurazione. Non preoccupatevi, faremo scorte e per il prossimo inverno siamo tutti a posto. Direi non tanto. A fine agosto le scorte italiane sfioravano l'80% della nostra capacità di stoccaggio per una quantità pari a 152 TWh, che convertiti risultano circa 15 miliardi di metri cubi, ricordiamoci che ne consumiamo una settantina all'anno. Ad ottobre, all'inizio del cosiddetto anno termico, i nostri siti di stoccaggio potrebbero essere pieni al 95% circa, per un totale di 18 miliardi di metri cubi. Stesso discorso vale per tutta l'Europa, con solo una manciata di paesi che oggi superano quota 80% di scorte, a fronte ovviamente di quantità fisiologicamente minori di quelle di cui necessita il nostro paese. Il problema è che la capacità di stoccaggio totale europea ammonta a 100 miliardi di metri cubi, a fronte di 400 miliardi consumati. Ciò significa che le nostre scorte non potranno mai bastare e saranno determinanti le forniture in tempo reale, quelle che la Russia, ma anche l'Algeria, potrebbero bloccare dall'oggi al domani per un qualsiasi voglia motivo. Ci stiamo insomma accorgendo che il gas non è garanzia di energia ininterrotta e che per diversi fattori, dalla geografia alle speculazioni di mercato, spesso il gas finisce per affossare le economie privati e che dopo tutto non basta dire di no al gas russo, perché anche prendendolo da altre vie, magari quelle africane, la sostanza non cambia. E se i prezzi dovessero salire ulteriormente, mettiamo caso, come faremo con la questione della povertà energetica, con fette di popolazione senza riscaldamento e corrente elettrica, cioè cose di cui ormai si sente parlare molto in queste settimane. Secondo Engager, rete di ricerca sulla povertà energetica, in Europa si contavano già prima della pandemia 80 milioni di famiglie in lotta per garantirsi il riscaldamento domestico. Il problema poi non è certo la scarsità di gas in circolazione. Di gas al mondo ce n'è e come, anche più vicino di quanto pensiamo, come a Cipro, e almeno in Europa la rete di gasdotti permette una circolazione efficiente. E infatti alla crisi del gas russo, che è frutto innanzitutto di una decisione politica, l'Europa ha risposto o vorrebbe rispondere con ancora più gas. Lo scenario perfetto di una tossicodipendenza. Abbiamo una droga, il gas, e un pusher, la Russia, una dipendenza che ormai caratterizza tutta la nostra esistenza. Però abbiamo un problema col nostro pusher, ne dobbiamo trovare altri, ma non siamo i soli, perché bene o male tutti gli altri drogatoni europei hanno il nostro stesso problema. Da tutta questa storia abbiamo capito che il rischio un domani di restare senza droga è molto alto. Quindi bisogna aumentare le dosi finché si è in tempo, e quindi aumentano i prezzi e la nostra vita intanto crolla. Che sia forse il caso di darsi una ripulita, di disintossicarsi? Alcuni pongono come possibile via di fuga da questa strada senza sfondo il passaggio alle energie green e rinnovabili, o meglio, sostenibili. E il gas si sta rivelando un modello sostenibile? Costa? Necessita di infrastrutture che impiegano anni e soldi per vedere la luce, sempre che si facciano, causa dipendenze e squilibri geopolitici a cui assistiamo impotenti e per di più inquina. Se sostenibilità significa la capacità di riprodurre un modello sul lungo periodo senza ripercussioni sui bisogni futuri oltre che presenti, forse questa politica energetica, prima ancora che il gas in sé, non funziona. Magari è una situazione solo temporanea, se come abbiamo visto molto dipende da logiche di mercato, o magari no. Ciò che rende le fonti fossili un modello non troppo sostenibile per paesi come l'Italia è la necessità di ingenti importazioni. C'è poi chi la mette su questo piano. Che problema c'è? Produciamocelo da noi, non c'è mica il gas nell'Adriatico? La risposta breve, sì, ma se la facciamo lunga, sì, ma non conviene. Insomma, al netto di una produzione nazionale ad oggi molto risicata che si aggira sui 3 miliardi di metri cubi, irrisori se confrontati con i nostri consumi, sappiamo che in giro, sparse per l'Italia, si estendono riserve che potrebbero garantirci 39 miliardi di metri cubi, che se sommati a quei giacimenti definiti probabili e possibili, potrebbero aumentare fino a toccare quota 100 miliardi. Ma qui vi rimando a questo video di Geopop che vi spiega più nel dettaglio questi numeri. In poche parole, tutto quello che riusciremo a estrarre anche a pieno regime ci potrà bastare un anno, appena, poco più. Il gas che possiamo produrci in maniera autonoma è troppo poco per i nostri consumi, è troppo poco per avere un impatto sui prezzi di mercato attuali e richiede anni prima che possa essere estratto. Servono le infrastrutture e siccome i nostri giacimenti sono sparsi qua e là e non si trovano in un singolo punto, sono necessarie diverse infrastrutture che qualcuno dovrà pur pagare e quindi alla fine ci ritroveremmo punte a capo dopo un singolo anno. Importare ancora e ancora.
In questo senso le rinnovabili potrebbero risolvere gran parte dei nostri problemi, già solo per il fatto che con una tecnologia e un know-how ben strutturati e un piano preciso di impiego potremmo produrci energia da soli, limitando di molto le importazioni. Che ci piaccia o no, sarebbero già stati approvati provvedimenti politici a livello europeo sul passaggio alle energie rinnovabili o almeno sulla riduzione delle emanazioni di gas serra. C'è il Green Deal che prevede la neutralità climatica, cioè l'eliminazione di qualsiasi gas serra derivante dalle nostre attività, questo entro il 2050, e per i più impazienti ci sarebbe il Fit for 55, cioè l'obiettivo di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030. Ci sarebbero poi gli impegni del COP26 di Glasgow, che già entro la fine del 2022 imporrebbero diversi paesi, come anche l'Italia, a cessare il finanziamento di quei progetti internazionali legati ai combustibili fossili, che non rispettano i limiti stabiliti dagli accordi di Parigi. Inoltre, sempre l'Italia aderisce, per ora senza vincoli, al Beyond Oil and Gas Alliance, una coalizione che mira a porre fine alle licenze e alle concessioni per le esplorazioni di nuovi giacimenti fossili. Se dovessimo scoprire un giacimento nel Mediterraneo, in teoria non dovremmo neanche sfiorarlo col pensiero. E va bene, neanche il tempo di festeggiare che c'è stato il finimondo. Neanche 20 minuti! Però questi accordi restano, almeno sulla carta. Qualcuno quindi dovrebbe spiegarci com'è possibile far combaciare il tutto. Ma il messaggio è chiaro, quelli sono gli obiettivi e in un futuro neanche troppo lontano. Se quindi la decisione è quella, la domanda sorge spontanea: quando prevedono di iniziare? C'è da dire che in quanto energie rinnovabili non partiamo proprio da zero e questo è già un modello ampiamente utilizzato in Italia. Secondo i dati Terna per il giugno 2022 la produzione nazionale di energia elettrica è stata coperta al 35% proprio da fonti rinnovabili. Rispetto all'anno scorso il settore eolico ha aumentato la propria produzione del 32%, il termoelettrico del 14% e il fotovoltaico del 7%. Male il settore idrico, meno 37%. Colpa della siccità evidentemente, perché ragazzi è vera anche una cosa, qui stiamo giocando un pochino con il fuoco. Secondo l'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change del 2022 sappiamo con certa precisione di quali margini disponiamo per continuare a giocare con questo fuoco. 1,5 gradi centigradi. Se il riscaldamento globale dovesse alzarsi sopra questa soglia, diventerebbe tutto più complicato, quasi un punto di non ritorno. Ovviamente lo sappiamo, al di là di tutti i benefici ormai neanche così certi che ci possono portare, i combustibili fossili hanno qualche irresponsabilità in tutto questo. Però in questo pazzarello mondo succede anche che si sia inserito nella tassonomia green un prodotto come il gas. La tassonomia verde, per intenderci, sarebbe una particolare classificazione in seno al Green Deal, per stabilire quegli investimenti in ambito energetico ambientale da ritenersi sostenibili e quindi meritevoli di finanziamenti pubblici e privati. Insomma, questa tassonomia indicherebbe all'investitore filantropo e di buon cuore su cosa potrebbe investire se volesse fare un favore all'ambiente. Ne farebbero parte quei progetti energetici riguardo al gas che mantengano le emissioni di CO2 inferiori ai 270 grammi per kilowattora. E quindi i combustibili fossili che si vorrebbero eliminare definitivamente rientrano per così dire dalla finestra. Come la risolviamo questa contraddizione? Io non so dirvi se il gas con quei vincoli possa ritenersi ecologico oppure no, ma la volontà sembra quella di dire bastano pochi accorgimenti per rendere tutto più sostenibile. Che potrebbe anche essere vero, per carità, e se limitassimo i consumi avremmo già risolto molto, ma possiamo farlo davvero? Io non sono qui a dare lezioni, non sono la maestrina d'asilo che vi insegna dove buttare bene i rifiuti. È chiaro però che certe politiche ci hanno portato vicino a un punto di rottura e forse qualcosa va cambiato. Ci sono progetti e piani sulla carta promettenti, e poi decisioni politiche a livello internazionale che sembrano andare dalla parte opposta. Non importa come, ma dobbiamo decidere cosa fare da grandi, o perlomeno dovremo imparare a essere coerenti. Ecco, in attesa di trovare una soluzione quantomeno definitiva, speriamo che il male maggiore, l'uomo, metta un pochino la testa a posto. Ma credo ci siano più probabilità di vedere il buco dell'ozono ricoprirsi da solo, ormai stanco di assistere a questo triste spettacolo. Per Aspera. Stavolta niente Astra, perché è rimasta a casa.